Cosa sono gli spuntini? Io direi che possiamo pensare agli spuntini come piccoli snack consumati tra i 2 o 3 pasti principali della giornata, colazione, pranzo e cena. Possono assumere forme diverse a seconda delle abitudini culturali, personali, nutrizionali, ma tra gli esempi più comuni, possiamo citare frutta fresca, frutta secca, yogurt, verdure crude oppure, orrore, merendine e altri snack confezionati. Ma la vera domanda è: gli spuntini sono necessari? E la risposta breve è: ovviamente no. Articoliamola un pelo di più. Gli spuntini sono una possibilità, un'opportunità, uno strumento che puoi decidere di utilizzare o meno per perseguire gli obiettivi che ti poni. Perdere peso in caso di dieta dimagrante, dove uno spuntino programmato può aiutarti a evitare quegli attacchi di fame da sbrano che possono più facilmente farti cadere in pericolose tentazioni. Un diverso obiettivo può essere l'aumento di peso, ad esempio in caso di dieta ingrassante, che può essere il caso di un bodybuilder durante la fase di massa. Possono aiutarti a sostenere la performance sportiva, fornendoti energie e nutrienti mirati in caso di allenamenti intensi, gare, eccetera. Possono aiutarti a gestire condizioni di salute, ad esempio il reflusso gastroesofageo, che beneficia in qualche modo di pasti un po' più contenuti in termini di quantità per non rallentare eccessivamente lo svuotamento gastrico, come succede ad esempio nel caso delle abbuffate. Possono anche servirti a supportare la concentrazione durante giornate di lavoro o studio, ad esempio anche solo con un banale caffè per la sferzata che garantisce la caffeina contenuta e magari un boccone di un alimento un po' più coccoloso per favorire quel necessario scarico dello stress accumulato. O ancora, chi ha giornate lavorative molto lunghe o irregolari può semplicemente, banalmente, trovare utile suddividere l'apporto calorico in più pasti, inclusi gli spuntini. Ma torniamo a noi e alla domanda che ci siamo già posti. Come abbiamo detto, gli spuntini non sono di per sé necessari e la risposta la comprendiamo anche ragionando su un caso particolare. Pensa che si trova bene con un digiuno intermittente, ad esempio il classico 16-8, al di là del fatto che più correttamente dovremmo definirlo un time restricted feeding, in cui per 16 ore non si tocca cibo. Non è in fondo la dimostrazione pratica di come gli spuntini di per sé non siano indispensabili? E quindi una volta per tutte, no, gli spuntini non sono indispensabili, ma sono un ottimo strumento a cui possiamo eventualmente ricorrere per perseguire il nostro obiettivo, che nel caso ideale è semplicemente uno stile di vita sano. Se l'inserimento di uno spuntino ti è funzionale per raggiungere i tuoi obiettivi, bene, altrimenti amici come prima e ci vediamo al pasto successivo. Anche perché gli spuntini non sono poi esenti da rischi, ovviamente. Il primo tranello è ovvio, seppure non l'unico. Eccesso calorico, tolti gli sportivi che, ahimè, sono una minoranza, perché ricordati che se vai in palestra 2 ore alla settimana, no, non sei uno sportivo. Dicevo, consumare spuntini ad alto contenuto calorico può portare a un aumento di peso indesiderato, soprattutto se non compensato da soprattutto se non compensato da un aumento dell'attività fisica. Anzi, non serve nemmeno che siano spuntini ad alto contenuto calorico, è infatti sufficiente che siano spuntini in eccesso rispetto al tuo fabbisogno calorico e il tempo purtroppo lavorerà contro di te. Eh già, perché purtroppo anche le calorie più sane del mondo, se in eccesso, ti faranno aumentare di peso. Non ci si può sottrarre alla legge di conservazione dell'energia. E tra parentesi, ecco perché è invece così importante scegliere con attenzione la forma in cui introdurre, invece, solo e soltanto le calorie di cui abbiamo bisogno, ma non divaghiamo. Anzi, a proposito di questo, secondo pericolo, c'è il rischio di cadere nel tranello di scelte poco salutari o, non fraintendermi, uno stile di vita sano si costruisce anche sulla sostenibilità e quindi nessun cibo è vietato a prescindere. Ma non nascondiamoci dietro una foglia di fico, molti snack confezionati sono ricchi di zuccheri aggiunti, di sale, di grassi saturi e no, la barretta iperproteica che hai acquistato pensando di fare bene non è necessariamente meglio. A peggiorare la situazione è il fatto che molti di noi, fin da bambini, siano stati abituati a pensare colazione, merenda come il momento del dolcetto, del liberi tutti. Esiste poi un possibile terzo rischio, legato soprattutto a un consumo continuo e pericolosamente ininterrotto di cibo che, al di là delle calorie, potrebbe andare a sollecitare eccessivamente alcuni sistemi di controllo ormonale come quello dell'insulina.
Ti confesso che su questo ho comunque una visione personale che si discosta, solo un pochino, dal pensiero più comune, dall'idea cioè che sia un problema sempre e a prescindere da tutto. A mio avviso, ripeto, a mio parere, questo è un problema reale solo in caso di stile di vita davvero sedentario e scelte alimentari poco accorte, perché se pensiamo ai nostri avi cacciatori-raccoglitori, non è difficile pensare a un consumo di cibo spalmato su tutte le ore di luce, ad esempio consumando piccole quantità di cibo costantemente durante la raccolta. Durante la raccolta, appunto, ovvero durante un continuo movimento, continuo. Quindi, a mio avviso, ma lo ripeto e lo ribadisco, è almeno in parte un parere del tutto personale, il problema non è tanto mangiare spesso, ma il fatto che nelle abitudini moderne tipicamente questo significa scelte ipercaloriche, iperprocessate, accompagnate da una costante e preoccupante sedentarietà, oltre alla completa assenza di quegli shock ormetici come i digiuni forzati che invece caratterizzavano le popolazioni primitive e che in qualche modo forse ribilanciavano effettivamente i rari periodi di abbondanza. Quindi abbiamo chiarito che no, non sono indispensabili gli spuntini, ma allo stesso tempo hanno almeno due peculiarità importanti. Possono aiutarci a perseguire più proficuamente gli obiettivi che ci siamo posti con la dieta, siano anche solo uno stile di vita complessivamente più sano, ma con un pizzico di attenzione possono anche favorire la sostenibilità della dieta stessa. Ecco, torniamo proprio sulla sostenibilità, perché proprio la sostenibilità è uno di quei valori portanti di un qualsiasi stile di vita sano, per definizione, perché uno stile di vita non sostenibile non potrà mai essere mantenuto sul lungo periodo, figuriamoci per sempre. Quindi di per sé non ci sarebbe nulla di male a giocarsi i propri jolly proprio negli spuntini, entro certi limiti di buonsenso ovviamente, ma se invece fosse alla ricerca di idee sane, senza rinunciare al gusto, alla soddisfazione del palato, possiamo senza dubbio farti qualche esempio, ma con un'importante premessa. Non solo la decisione se introdurre o meno lo spuntino deve essere presa in funzione del resto della tua dieta, ma in un mondo ideale anche cosa consumare dovrebbe, almeno a grandi linee, tenerne conto, seppure anche attraverso gli occhi della sostenibilità e quindi di qualche eventuale piccolo occasionale sgarro. E il perché è presto detto. Per calorie e macronutrienti, carboidrati, grassi e proteine, è molto diverso fare uno spuntino con 2 clementine piuttosto che con il classico 30 grammi di frutta secca a guscio. Sono entrambi sani, ma contribuiscono in modo estremamente differente alla tua dieta. Così come, ma qui mi sembra più evidente, è diverso decidere di concedersi un cioccolatino fondente anziché una barretta intera di cioccolato bianco che peraltro, se diventassi dittatore, obbligherò a chiamare. Zucchero che in qualche fase della preparazione ha intravisto di sfuggita alcuni residui di lavorazione del cacao. Di nuovo, non c'è un giusto e uno sbagliato, soprattutto se tiriamo in ballo anche il concetto di frequenza di consumo di un certo cibo. Ed è per questo che se diventassi dittatore non proibirei a prescindere il cibo spazzatura. Tutto sta ad aver chiaro l'obiettivo della propria alimentazione, la frequenza e la quantità di consumo, il peso relativo di una certa scelta, eccetera. Per assurdo, mi aveva molto colpito sentirmi raccontare da un nutrizionista sportivo che per un ciclista professionista potrebbe addirittura avere senso ricorrere a un sacchetto di patatine confezionate, perché se ci pensi si tratta di sale aggiunto per reintegrare le perdite di sudore che nella stagione estiva possono essere estremamente copiose, carboidrati della patata e grassi dell'olio, esattamente quel mix di carburante utilizzato dal ciclista sulle lunghe distanze. Oh, è ovviamente un esempio un po' estremo, ma ci siamo capiti, no? Proviamo invece a fare qualche esempio più adatto a noi, più vicino al nostro quotidiano, tenendo conto che la scelta deve sempre rispondere sostanzialmente a due necessità. Deve integrarsi perfettamente nel resto della tua dieta, per calorie, macronutrienti e altri vincoli più o meno forti, come le minimo 5 porzioni di frutta e verdura. Deve essere introdotto se e nella forma per cui ti permetta di raggiungere i tuoi obiettivi, siano essi la perdita di peso, l'aumento di peso, la massimizzazione della performance o qualsiasi altro. Partiamo con gli esempi adesso. Se il problema fosse trovare uno spezzafame per metà mattina, proprio nel senso di rispondere a un crescente senso di appetito, la frutta secca a guscio, noci, pistacchi, mandorle, arachidi, già nominata potrebbe essere una scelta eccellente, così come uno yogurt, eventualmente greco se tu avessi bisogno anche di calcare un po' la mano sulle proteine, ma accertati sempre di scegliere le varianti senza zuccheri aggiunti. Se invece l'idea
No, se l'obiettivo fosse più che altro spezzare la routine del lavoro ma senza un vero e proprio appetito. Con la frutta non si sbaglia mai, certo le calorie sono sempre calorie, ma intanto ci portiamo avanti con le 3 porzioni giornaliere e se proprio dovessi limitare le calorie, perché non pensare invece della verdura cruda, che si presta peraltro benissimo anche a essere sgranocchiata senza starci troppo a pensare. Carote, finocchi, il gambo del sedano, come daresti al più puccioso dei coniglietti nani. Hai bisogno di qualcosa di più consistente? Perché non una fetta di pane integrale con un velo di crema grassa, tipo burro d'arachidi, dell'hummus di ceci. A proposito di pucciose di hummus, proprio l'hummus si presta a pucciarci dentro bastoncini di carote, peperoni crudi a strisce, lo stesso sedano. Poi sei un vero professionista dello spuntino e non hai l'esigenza di badare troppo alle calorie, esiste il guacamole. Il guacamole! Hummus, guacamole, non c'è due senza tre. Zazzi. Sei più un tipo da dolce? Con un po' di attenzione al resto delle scelte della giornata puoi sicuramente trovare il modo di riuscire a inserire del pane integrale sporcato di marmellata o magari anche un po' più che sporcato, con un velo un po' più consistente a seconda di quante calorie ti serve inserire. Anche qui poi, se sei un professionista del gusto, pane integrale, burro d'arachidi, marmellata è probabilmente molto vicino al mio concetto di estasi, sì, ma vabbè. Vuoi una chicca che nessun altro divulgatore ti dirà mai? Un foglio di alga nori? Sì, quella, proprio quella del sushi, ma consumata tal quale, senza altro, che è un vero e proprio integratore naturale di iodio. Ok, non è vero, ho rubato l'idea del dottor Greger e avevo poi anche notato che il dottor Vendrame anche era sulla stessa linea. Non l'ho inventato io. Popcorn? Che dire dei popcorn? 20 o 30 grammi, possibilmente senza condimenti, sono già una quantità piuttosto soddisfacente e sono a tutti gli effetti dei cereali integrali. Se poi sei coraggioso, prova con legumi tostati, credimi, non torni più indietro. Sono facili da preparare anche a casa, ma si trovano anche al supermercato in forma di ceci, di piselli e altro. In questi casi fai solo attenzione al portafoglio. Fai attenzione al portafoglio, a mio avviso quelli già pronti sono irragionevolmente cari, ma soprattutto attenzione a eventuali ingredienti aggiunti. Il sale, se c'è, è tipicamente troppo. E non li vorremmo nemmeno fritti, ma al limite solo con un velo di olio evo a esaltarne la croccantezza esterna. E sfondiamo poi una porta aperta, perché non semplicemente un cappuccino che, se chiede a me, è sempre il momento giusto per un cappuccino, magari preparato con latte di soia, possibilmente senza zuccheri aggiunti. Un po' di caffeina, 3-4 grammi di proteine, una spruzzata di grassi sani e un buon volume di liquido che di per sé tende a favorire anche il senso di sazietà. E poi ancora un uovo sodo, un quadretto di cioccolato fondente, un bicchiere di kefir con semi di chia, delle edamame al vapore, altro che barrette proteiche. E se ancora non ti bastasse, qui trovi ulteriori idee. E qui invece un precedente video dedicato alle colazioni, ma perché di fatto può darti ulteriori spunti, no? Ma soprattutto grazie di vero cuore per attenzione e fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere, quindi tenere conto davvero, non ne più, delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora. Ciao!